tema oggi è particolarmente interessante perché facciamo chiarezza, come l'altra volta l'abbiamo fatto sui chakra, questa volta in una maniera molto più profonda, alta e anche proprio di studio, facciamo chiarezza su che cosa sono le energie sottili. Ciao a tutti, ciao Laura, ciao Claudio, grazie tanto per No. essere ritornato qui con noi su Un Posto per i Pensieri. È stato molto bello averti ospite nella puntata che io chiamerei numero 0, dove abbiamo parlato dei chakra e della loro valenza esoterica. Tra l'altro ci hai dato veramente un nuovo spunto di riflessione e una chiave di visione che noi occidentali spesso dimentichiamo, perché quando parliamo di chakra e di energie, lo sguardo verso l'Oriente è pressoché necessario. E sono molto contenta di introdurre anche questa puntata che parla di energia sottile. Penso che la tua chiave di lettura possa essere notevolmente preziosa anche questa volta, Claudio. Quindi ti lascio subito la parola e ti ringrazio ancora. Bene, grazie a voi naturalmente anche della vostra generosità nel presentare il mio lavoro, che cerca poi di fare un po' di chiarezza e riportare un po' alle fonti originarie, insomma, di rimanere un po' all'interno di quello che le tradizioni sapienziali hanno trasmesso nel corso dei millenni o dei secoli e, e spesso noi sappiamo che si parla, non dico a sproposito, anche se in realtà capita sovente che sia così, però con una faciloneria e con alcune derive semplicistiche che brutalizzano la complessità, le sfumature di questi argomenti e quindi una delle mie premure è quella di riportare certe terminologie o certi concetti un po' alla loro sorgente originaria e contribuire quindi a fare un po' di chiarezza. E abbiamo pensato quindi di dare un po' di continuità rispetto all'argomento che abbiamo trattato nel nostro primo incontro insieme. Io rinnovo il ringraziamento per avermi ospitato e continuare a farlo, quindi abbiamo pensato di trattare il tema dell'energia sottile, visto che parlando di chakram, come abbiamo fatto la volta scorsa, accennando al cammino del serpente Kundalini attraverso questi snodi lungo l'asse centrale, ovviamente una delle domande che ci si dovrebbe porre è: bene, una volta che ho capito che esiste un circuito attraverso cui passa questa energia, vogliamo chiarire un po' di che cosa si tratta quando parliamo di questa energia? Perché la parola energia è una parola che tutti utilizziamo, di cui tutti abbiamo una concezione, a volte anche personale, ma che ha una definizione da manuale di fisica, diciamo così, che tutti abbiamo imparato alle elementari o alle medie, e cioè la capacità di compiere un lavoro. Questa è la definizione che usiamo nella fisica di oggi per la parola energia. La capacità di compiere un lavoro è una definizione molto ampia. Ovviamente poi i tipi di energia si differenziano e anche la nostra fisica naturalmente lavora in questo senso. Però noi dobbiamo chiederci che cosa sia o che cosa gli antichi ci hanno detto essere questa corrente, questa energia che passando attraverso i canali sottili, alimentando i corpi sottili, vibrando o muovendosi all'interno dei chakram, costituisce potenzialmente uno dei moventi della nostra evoluzione spirituale. Quindi quando parliamo di questa energia, noi usiamo questo termine, ne abbiamo un'idea, ma non siamo precisi molto spesso nel mettere a fuoco di che cosa si tratti. Ecco allora che l'idea che porto avanti quest'oggi in questa nostra puntata è proprio quella di chiarire quale sia il concetto alla base di questo tema dell'energia sottile. Ora, già nel titolo abbiamo scelto tre termini che sono più o meno conosciuti. Sicuramente prana è un termine molto più conosciuto, un termine sanscrito e appartiene alla cultura dell'India, però ha avuto molta fortuna in Europa e in Occidente a partire dagli anni 70 con l'esplosione, magari temporanea perché è durata qualche decennio, della pranoterapia, che andava in voga negli anni '80 in particolar modo, però poi
continuate ad andare avanti, mentre termini come ruach o pneuma sono forse meno sentiti, meno maneggiati, ma appartengono alla stessa sfera semantica e quindi ovviamente noi scegliendo questi tre termini abbiamo deciso di mettere l'accento su questi, ma il discorso è molto più ampio. Allora, innanzitutto dobbiamo chiederci come mai questa energia sottile di cui si parla tanto in Oriente quanto in Occidente non sia stata ancora osservata o misurata in maniera certa dalle strumentazioni scientifiche e tecnologicamente avanzatissime di cui dispone l'Occidente oggi. Questa non è una domanda banale, perché ovviamente uno mi può dire, ma la camera Kirlian piuttosto che altri strumenti ti dimostrano che l'energia sottile è misurabile o detectabile. Non è però stato accettato dal mondo della scienza contemporanea, quindi naturalmente noi dobbiamo chiederci, stiamo parlando di qualcosa che esiste o stiamo parlando di qualcosa che non esiste o non esiste nel senso in cui normalmente intendiamo dal punto di vista scientifico l'esistenza, cioè qualcosa di misurabile, di osservabile e misurabile. Allora, questa prima domanda non così scontata, non così banale, ci pone subito a livello di un certo tipo di problematicità. Probabilmente, azzardo io, non si tratta di precisione o potenza degli strumenti, si tratta proprio di non avere lo strumento adeguato. Quindi non credo che si tratti di sviluppare una tecnologia ancora più potente e avanzata nel riuscire a captare un'energia che è nel range delle cose osservabili. Vi faccio un esempio per capire meglio e scendere un po' da questo livello di astrazione. Tutti noi abbiamo dei pensieri che si aggirano, che volteggiano nella nostra mente. Questi pensieri sono innegabili come contenuti. Potrei anche fare l'esempio delle emozioni, la tristezza, la gioia, la rabbia, la felicità, l'irritazione, sono innegabili perché vengono vissute dal soggetto come stati di coscienza, diciamo così, o comunque come dei momenti in cui abbiamo delle modificazioni del nostro stato di coscienza. Esistono strumenti in grado di percepire e strumentalmente osservare, misurare la natura dei pensieri o la natura delle emozioni? Siamo ancora un po' lontani da questo. Eppure l'esperienza del soggetto rispetto ai propri pensieri o alle proprie emozioni è innegabile e sappiamo anche avere degli effetti a lungo andare sul corpo stesso. Tutti, e questa è una nozione largamente accettata anche dal mondo scientifico, abbiamo sentito parlare di psicosomatica, cioè del fatto Sì, che alcune ti interrompo solo un attimo, cioè nel condizioni. senso che anche la neurobiologia parla di energia biologica, infatti, no? E questo mette un po' una rottura anche con la psicologia moderna, perché l'idea di energia psichica, cioè la trovi ovunque, non soltanto in Freud o in Jung, anche in moltissime altre scuole, cioè nel senso chi si occupa di psicologia ne parla costantemente. Scusa, volevo... Sì, no, Cioè, questo quindi perché sia è Freud misurabile che l'aspetto biologico, ma non è misurabile l'aspetto intenzionale. no, è chiaro, però sia Freud che Jung insistono sul fatto che l'inconscio rappresenti un bacino di energia. E lì dentro si muovono delle cose e la psicosomatica, come stavo dicendo, è largamente accettata anche dal mondo medico, della scienza medica attuale, perché noi sappiamo che una condizione d'animo è in grado di avere degli effetti, delle risposte o delle conseguenze a livello biologico, fisiologico e quindi corporeo. E se esiste una psicosomatica, esiste anche il percorso inverso, chiamiamola una somatopsichica, cioè per esempio la sindrome dell'arto fantasma, una persona che ha subito un'amputazione continua a sentire delle parti in alcuni momenti come se l'arto esistesse ancora, e non è solo un discorso di memoria dell'arto, ci sono alcune caratteristiche molto interessanti. Mi è capitato anche di vedere una mostra alcuni anni fa qua a Torino, dove alcuni esercizi attraverso la realtà virtuale, quindi con il casco, eccetera, riescono a consentire di creare delle catene neurali solo con l'uso dell'immaginazione, solo con l'uso del pensiero concentrato,
la cui risposta poi è quella di lavorare sul muscolo o un arto atrofizzato o in quel momento impossibilitato a muoversi e aiutare gradualmente il recupero e il movimento. Allora, è ovvio che si sta indagando su questo campo. Questo campo interferisce con la nozione, traballante per adesso, di coscienza. E qui vorrei introdurre un primo tema, perché noi oggi siamo ancora un po' condizionati dall'idea che la coscienza sia un prodotto del corpo, del cervello e del sistema nervoso in particolar modo. E l'idea che la coscienza sia un prodotto corporeo e in qualche modo sia confinato al corpo è un'idea che ci portiamo dietro da tempo. Nella nostra realtà la coscienza è in grado in una certa misura di esercitare un certo controllo sul corpo e noi quindi pensiamo che sia all'interno del corpo. Mentre abbiamo nozioni antiche che ci parlano dell'equivalente della coscienza o della psiche, se usiamo il termine greco, come un campo aperto e quindi come qualcosa che sta al di là o anche al di fuori del corpo, il corpo contenuto nella coscienza, potremmo dire, o addirittura il corpo come prodotto, come epifania organica di processi sottili della coscienza o di una coscienza intelligente che sta a monte rispetto alla fisicità. Non so se sono riuscito a spiegarmi in questo modo. E quando, per esempio, un corpo arriva al momento del decesso, noi sappiamo che abbiamo un processo, diciamo così, a meno che un corpo non esploda su una mina, però normalmente abbiamo un percorso del trapasso. Qual è quel fattore X sconosciuto che fa la differenza tra un corpo vivo e un corpo morto? Come mai a un certo punto noi arriviamo a dire che vi è una morte cerebrale? Questa non fu la prima definizione di morte. La definizione di morte fino alla fine degli anni 60 riguardava il cuore e il respiro, cardiocircolatorio. Ehm, Quando abbiamo adottato dalla fine degli anni 60 invece la nozione che la morte consiste nella morte cerebrale, noi abbiamo cambiato il paradigma, abbiamo iniziato a interpretare la morte in un altro modo, a definire la morte in un altro modo per consentire l'espianto degli organi, per esempio. Cosa che può avvenire se gli organi sono ancora, tra virgolette, vivi, cioè servibili. Cosa che invece non accade quando quel fattore X sconosciuto, l'energia che fa la differenza tra il corpo vivo e il corpo morto, avvia i processi di decomposizione. Come mai una persona in coma profondo, come viene chiamato, può rimanere magari anche 10, 15 o 20 anni in vita, certo tenuto in vita da alcune macchine, però a un certo punto smette di essere vivo e si avvia un processo di decomposizione, cioè che un processo solvente, no? In cui tutto si separa. Allora, queste sono domande a cui non abbiamo ancora risposta, ovviamente, che però cominciano a farci pensare che la coscienza non sia necessariamente un prodotto del cervello o del sistema nervoso. Forse a un certo punto è meglio pensare, qui possiamo citare Federico Faggin, per esempio, un uomo di scienza, che la coscienza sia un fenomeno che sta all'esterno del corpo stesso, quasi come dire che potrebbe essere un fenomeno universale dell'universo stesso, potrebbe essere alla pari di un elemento, come esistono il fuoco, l'acqua, l'aria, la terra, forse quell'elemento spirito o etere potrebbe includere in alcune sfaccettature l'idea stessa dell'intelligenza. Se l'intelligenza non fosse un elemento presente nel cosmo stesso, come faremmo noi a essere intelligenti? Cioè essere dotati di intelligenza. Da dove viene questo elemento, chiamiamolo così, dell'intelligenza? Allora è ovvio che questo apre le porte al tema dello spirito e sconfina nel campo spirituale, naturalmente. Quindi, se ci accorgiamo che il corpo è un mezzo per fare esperienze in una realtà molto localizzata come quella di cui siamo protagonisti in una incarnazione, allora possiamo anche pensare che la coscienza sia ciò di cui facciamo gradualmente download nel corso di generazioni e generazioni, come scaricassimo dalla rete, appunto una rete di energia della coscienza stessa, che stabilisce e determina, attraverso il teatro della storia umana, il progresso o meno
dipende da come lo interpretiamo, della coscienza collettiva, di quello che poi Jung specificatamente chiamerà inconscio collettivo, occupandosi di un settore appunto più peculiare, più specifico, ma che in generale potremmo chiamare la coscienza collettiva, no? Forse i corpi sono i terminali ultimi, come le antenne che captano le onde radio, che poi attraverso la sofisticata strumentazione dei nostri corpi è in grado di tradursi in contenuti mentali, immagini, creatività, fantasia, l'uso della parola, le emozioni, i sentimenti, gli stati d'animo, i desideri, i valori, insomma tutto il grande comparto della psiche umana, su cui ovviamente non abbiamo strumenti in grado di osservare o misurare, ma abbiamo però a livello interiore e soggettivo l'innegabile certezza di quanto ingombranti siano questi contenuti. E allora, di che materia sono fatti i pensieri? Di che materia sono fatte le emozioni, gli stati d'animo, i sentimenti? Di che sostanza sono composti i desideri? Ecco, queste potrebbero essere alcune delle domande che ci poniamo in relazione a che cosa sia l'energia sottile. Spero di avere un po' inquadrato la complessità di questo argomento, quanto queste domande siano difficili da affrontare e ci obblighino ad avere anche uno sguardo diverso rispetto a questo argomento, non così generalizzato, non così l'unica etichetta sotto cui mettere tutto, perché poi la nostra complessità ha bisogno di specificità nel momento in cui ci approcciamo ad argomenti di qualunque tipo. Questo di cui stiamo parlando oggi è un esempio sicuramente. Allora, con questa un po' lunga introduzione, magari anche un po' astratta, abbiamo cominciato a vedere che tra soma e psiche, cioè tra corpo e psiche, vi è una relazione, un interscambio, una sorta di continuità, e noi possiamo immaginare adesso, facendo un patto tra di noi, che l'energia sottile sia l'anello di congiunzione tra l'aspetto psichico e l'aspetto somatico, quello che fa passare da psiche a soma e fa passare da soma a psiche. C'è bisogno di un tramite, per non pensare che siano due mondi separati con un tipo compartimenti stagni. Non è così, lo abbiamo visto e lo sappiamo. Quindi forse ciò che dal sottile scende e diventa corporeo, o ciò che dal corporeo attraverso una rarefazione, un'affinazione, diventa sottile e spirituale, nei due sensi del solve, spiritualizzazione, e del coagula, per usare espressioni alchemiche, cioè della concretizzazione, forse ha per protagonista proprio questa energia di cui il mondo antico ha parlato e con descrizioni e definizioni precise, sempre da Oriente a Occidente, in un percorso trasversale, che è stato messo a fuoco con molte differenze, ma molte somiglianze, e sono quelle che secondo me interessa di più indagare, se siete anche voi di quest'idea. Se guardo all'Oriente estremo, trovo termini come Ki, usato in Giappone. Se dico Aikido oppure Reiki, sto riferendomi a questa particella, a questo termine Ki, che delinea il concetto di energia sottile. In Cina lo chiamavano Qi, che è quello del Tai Chi, per esempio, o del Qi Kung. L'espressione simile a Qi e il concetto è il medesimo. Mi sposto in India, mi sposto in un altro paradigma, in un altro territorio culturale, cambia il termine, ma i concetti sono più o meno gli stessi e costellano più o meno le stesse cose. Il termine prana, come dicevamo nella nostra introduzione, è un termine molto conosciuto. La radice etimologica di questo termine è an. An sta per inalare. Quindi abbiamo una indicazione di merito piuttosto interessante. Questa energia sottile sarebbe connessa al respiro, all'atto del respirare. Questa viene definita, e questo vale anche per Qi o Qi in Cina e in Giappone, come energia vitale che permea l'intera realtà e tutto ciò che vive. E questo in realtà ci fa capire che l'idea di energia è un concetto più complesso e più sfuggente rispetto a quello a cui siamo abituati, perché
può avere, nelle sue varie costellazioni della traduzione del termine, può avere a che fare sia con il respiro, sia con il pensiero, diciamo con la mente, sia con lo spirito, sia con un atteggiamento della coscienza, che con un'espressione un po' retro chiameremmo disposizione d'animo, e vedete che questi sono collegati da queste terminologie, ma noi non siamo in grado in maniera molto chiara di metterli uno in fila all'altro. E in realtà è un termine polisemico, no? Come si suol dire, cioè è una terminologia tanto chi quanto prana che ha in origine una diretta connessione con l'aria. L'aria è invisibile. L'aria però non è intangibile. Noi possiamo dire che a meno che non mi trasporti un profumo o un odore alle narici, l'aria è inodore, l'aria è incolore, eppure la sento sulla pelle. Quando la brezza, per non parlare del vento, spira, noi abbiamo quest'organo molto esteso della pelle che è in grado di percepire a livello tattile l'aria. Quindi noi abbiamo già nella mente dell'uomo antico, nell'immaginario dell'uomo antico, un elemento non percepibile dai sensi della vista, dell'olfatto, eccetera, ma percepibile dal tatto. Eppure è così effimero e sfuggente da diventare un buon paradigma di quelle grandi sfere o dimensioni della psiche che hanno una invisibilità o diciamo una impossibilità nell'essere osservate, ma i cui effetti e contenuti invece si avvertono come emozioni, desideri, pensieri, eccetera, eccetera, come dicevamo prima. Allora, c'è qualcosa che anima questo discorso. La parola anima in questo caso è usata proprio in maniera letterale. Ehm, a tal punto che le culture antiche hanno lavorato su questa energia sottile perché il soggetto può farne esperienza, e un'esperienza tattile, come dicevamo prima, hanno lavorato per cercare di intensificare, aumentare, custodire dentro sé questa energia ed eventualmente dirigerla in determinate parti del corpo che corrispondono a determinate parti della psiche. E qui andatevi a vedere il video sui chakra perché parlavamo proprio del fatto che ogni chakra sia un livello della coscienza, non è semplicemente un'area del corpo. Chi ha praticato o pratica arti marziali, quindi provenienti dall'Oriente estremo, sa che si lavora su questo tema dell'uso del respiro e dell'accumulo dell'energia attraverso il respiro. Chi pratica o ha praticato yoga sa che si lavora attraverso una serie di esercizi tecnicamente sotto l'etichetta di pranayama. Ayama vuol dire controllo e prana vuol dire energia vitale, appunto, mediata dal respiro. E sono esercizi di respirazione atti attraverso il controllo e l'estensione di inspirazione, espirazione, apnea polmoni pieni, apnea polmoni vuoti, atti a determinare degli effetti sulla coscienza. Per esempio, avere un controllo sul pensiero, sul flusso dei pensieri, o un controllo sulle emozioni, sulle mareggiate delle emozioni che possono venire da stimoli esterni, esperienze, eccetera, o possono venire dall'interno, da contenuti più inconsci, diciamo così. Allora, questo è un tema interessante, eppure, con lo sguardo dell'uomo antico, noi vediamo che una larga parte di questo tema dell'energia sottile era dedicato o finalizzato alla guarigione dalle malattie. In medicina tradizionale cinese, testi antichissimi come il Nei Jing, non ci si limita alla mappatura nel corpo umano di tutti quei punti di cui è protagonista l'agopuntura, oppure in Giappone lo shiatsu, o altre pratiche affini, in cui abbiamo canali e punti in tutto il corpo. Tutto questo viene messo al servizio della guarigione. Quindi l'idea è che lavorando, e questa è proprio alchimia, lavorando sulle energie sottili si ristabilisca un equilibrio, cosa che può esistere solo in una visione olistica, il tutto, in una versione integrata del soggetto a livello corporeo, a livello psicologico e a livello ambientale, quindi anche dove sono collocato nel mondo, che cosa respiro, che cosa mangio, che ambienti frequento, che clima c'è, che atmosfere vivo, eccetera. Ecco, in questa visione integrata, l'idea di ristabilire un equilibrio
energetico del chi, del chi o del prana è messo al servizio o dalla guarigione della malattia o, più spesso in una visione olistica, nella prevenzione dagli squilibri, quindi nel mantenimento di quello stato che chiamiamo salute e che diamo molto spesso per scontato, cioè noi ci accorgiamo della salute quando Non c'è. temporaneamente non ce l'abbiamo e quindi ci occupiamo meno magari, no, di questa sorta di equilibrio. Ehm, come vi dicevo con il tema del prana, adesso se vogliamo usare il termine indiano, perché è un po' più conosciuto, ci imbattiamo subito in questa relazione con il respiro. Nell'Atharva Veda, che è il secondo dei quattro Veda, un testo antico che ha una parte cospicua dedicata alla terapia, alla medicina, alla guarigione, si dice, cito testualmente, quando annaffiate dal prana, le piante parlarono all'unisono. Tu hai prolungato la nostra vita, tu ci hai rese profumate. Ora, questa è una interessante espressione. Le piante, viste come elemento vitale inserito in un contesto sacro di guarigione, perché ovviamente la medicina antica era tutta fitoterapica, no? Quindi usava le proprietà delle erbe, sostengono le piante stesse che vengono vivificate e attivate nelle loro peculiarità e nei loro poteri dall'energia del prana, innaffiare con il prana. L'idea quindi è che questa energia possa anche essere intensificata e condotta su alcuni elementi per attivare il potere o le qualità di quegli elementi. Questo può valere sia per la psiche umana, alcune parti di noi, sia ovviamente per alcuni elementi vitali, come il caso delle piante, all'esterno, diciamo così, di noi, nell'ambiente. Il prana è presente nel respiro e attraverso il respiro. Il prana è presente nel sangue e attraverso il sangue viene condotto a tutti gli organi del corpo. In India vi sono differenziazioni su tipologie di prana, tradizionalmente 5 soffi, 5 vayu, che si distinguono perché si trovano in zone diverse del corpo, alimentano parti diverse del corpo e della psiche e hanno ruoli, diciamo così, diversi che possono essere legati all'espressione, alla comunicazione, quello che si trova nella gola, al sentimento e all'equilibrio corporeo, quello che si trova nel centro del petto, all'espulsione delle materie di scarto, quello che si trova nella zona bassa del corpo, nel basso ventre, e questi sono aspetti o sfaccettature diverse di un unico fenomeno. Quindi il prana si suddivide poi in qualità e caratteristiche diverse, più o meno nello stesso modo in cui i colori sono fenomeni diversi di un'unica sostanza, la luce, perché i colori sono sfaccettature della radiazione luminosa. Allo stesso modo, i vari tipi di soffio prana che svolgono funzioni diverse nel corpo sono sfaccettature diverse di questa sorgente, di quest'unico fenomeno che è il prana stesso. Ora, è chiaro che la scienza in India ha avuto un tempo e una modalità di sviluppo che hanno consentito a questi elementi, a questi discorsi, a queste parole di rimanere in auge, di essere trattati a livello pubblico, diciamo così, e non con la necessità di nascondersi, non con la necessità di pensare che questi discorsi fossero solo appannaggio della stretta cerchia di iniziati, eccetera. È chiaro che Medio Oriente e Occidente hanno avuto uno sviluppo diverso e nel nostro sviluppo diverso noi troviamo invece diciamo, aspetti più esoterici di questa nozione. Ecco, un po' meno di pubblico dominio, sebbene quando diciamo Atharva Veda, pubblico dominio, non è vero, nel senso comunque chi poteva studiare tradizionalmente quei testi, chi aveva accesso era chi apparteneva a determinate caste. Però con lo scorrere del tempo questi argomenti sono diventati gradualmente più masticabili e padroneggiabili dal pubblico più ampio e a questo ha dato un grande contributo lo yoga. Ehm, Mentre invece da noi questi argomenti restano, da noi intendo dire Medio Oriente e Occidente, restano più vicini alla dimensione esoterica, mi sto spiegando. Quindi, anche se i concetti sono gli stessi, l'ambito semantico è lo stesso, cambiano le terminologie, qui abbiamo a che fare, da noi più con la sfera simbolica.
e non solo o non tanto apertamente con il tema della guarigione, dei rapporti tra la psiche e il corpo o dello sviluppo spirituale attraverso delle pratiche tipo lo yoga o il rito. Facciamo l'esempio del termine ruach, che è uno di quelli che troviamo nel titolo di questa nostra puntata, no? Questo è un termine ebraico ed è un termine che troviamo nell'Antico Testamento, già in Genesi, proprio all'inizio, un termine che appare più volte in realtà e che normalmente viene tradotto come soffio. È il termine, per intenderci, che troviamo quando nel creare l'uomo la divinità, all'epoca ancora chiamata Elohim, no? Nella parte iniziale dell'Antico Testamento, in Genesi, la divinità prende una componente materiale di terra, modella il corpo dell'uomo e poi vi soffia la vita e crea così Adam. Adam, ricordiamo che non è il nome proprio di quel soggetto, come dire Giuseppe o Giovanni, è uomo. In ebraico Adam significa uomo. E curiosamente questa parola include il termine dam, di M, che significa sangue in ebraico, anticipato dalla lettera A, che è collegata all'aria o al respiro, è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, come è la prima lettera in tutti gli alfabeti. Quindi il soffio vitale attraverso cui Dio anima quella terra dotandola delle caratteristiche che porteranno l'uomo a essere ciò che è chiamato Ruach. È proprio il nome di questo soffio. Prima ancora, nel primissimo passaggio di Genesi, al secondo verso, questa parola la troviamo già lì, quando viene detto, e la terra era senza forma e vuota, tohu ve bohu, e lo spirito di Dio aleggiava sulle superfici dell'abisso o sulle acque in generale. Spirito di Dio è soffio. E la parola che troviamo lì, ancora una volta, è ruach. Quindi in Genesi, in quella iniziale cosmogonia che apre il primo capitolo di Genesi, troviamo la parola ruach intesa come soffio o spirito di Dio. E poi la ritroviamo nella creazione dell'uomo come soffio di Dio attraverso cui quel pezzo di terra, modellato in forma di uomo, diventa animato e diventa uomo. Allora, lo vedete qui lo sconfinamento tra il tema dell'aria e quello dello spirito, tra il tema del soffio e quella componente spirituale che poi oggi potremmo riportare più prosaicamente alla coscienza, o che nel mondo antico aveva invece a che fare con l'intelligenza, cioè con un aspetto particolare della sfera della coscienza, uno che ci distingue di più dagli animali coscienti, che invece sono molti. Ehm, lo spirito è il soffio, e troviamo poi questa parola in molti altri passaggi dell'Antico Testamento. Isaia 44, verso 3, spanderò il mio ruach sulla tua progenie, e qui è tradotto come spirito. Oppure il Salmo 143 al verso 10, lascia il tuo spirito di grazia condurmi, cioè lascia che il tuo spirito di grazia mi conduca, spirito di grazia, ruach. Oppure ancora Isaia, ho posto il mio spirito su di lui, capitolo 42, verso primo, ho posto il mio soffio, o spirito viene tradotto, è sempre il termine ruach. Oppure Samuele, capitolo 16, Samuele 1, capitolo 16, verso 13, e lo spirito di Dio afferrò Davide da quel dì in poi. Afferrò Davide. Quale spirito? Ruach. Quindi vediamo che questo concetto, che è impiegato tanto nella creazione del mondo quanto nella vitalizzazione dell'uomo, e ancora dopo in momenti salienti e apicali delle vicende della Torah, dove l'intervento del soffio di Dio ha a che fare con lo spirito, ci dà una dimensione semantica molto più ampia di quella semplicemente dell'aria. E al contrario, non è al contrario, però rispetto a il tema della guarigione, dell'energia sottile che
abita, dimora nel corpo come sua componente, che abbiamo visto in Oriente, in Oriente estremo con l'agopuntura, eccetera, e in India con l'Atharva Veda o lo Ayurveda, che poi diventa la scienza della longevità. Qui abbiamo invece già un'accezione più spirituale, vedete che c'è uno spostamento verso la dimensione più esoterica. Anche nella letteratura talmudica e anche nelle midrash, le midrash sono diciamo le interpretazioni esegetiche, no, dell'Antico Testamento, anche lì troviamo questo termine Ruach per indicare un'accezione specifica molto interessante esotericamente, quella che possiamo chiamare ispirazione profetica, che è qualcosa destinato a permeare e connotare l'intero bacino culturale, religioso e spirituale del Medio Oriente e poi dell'Occidente, anche dai tempi dell'antica Grecia, non dimentichiamolo, quindi non è solo un discorso della mistica poi cristiana ad un certo punto. L'ispirazione profetica è uno stato di coscienza, ma è uno stato di coscienza altro. Non è uno degli stati di coscienza a cui attingiamo o in cui ci ritroviamo o che subiamo ordinariamente nel corso delle nostre esistenze. È al di fuori del range di attingibilità ordinaria, è extraordinario. E nell'ispirazione profetica interviene di nuovo questo termine, ruach, il soffio, quasi a voler rappresentare una vera e propria metonimia di Dio all'interno degli stati di coscienza dell'uomo, come se si dovesse essere toccati dalla divinità per poter avere questi stati di coscienza. Quello che gli ebrei chiamavano ruach, gli arabi chiamano ruh. È la stessa parola, stessa etimologia, stessa parola, e viene tradotto apertamente come spirito. Emanato da Dio, citato più volte nel Corano, 21 volte se non sbaglio, è l'agente della comunicazione divina. È ciò attraverso cui la divinità comunica agli uomini. Questo concetto nel cristianesimo ricorda molto il tema dello Spirito Santo Sì, o il l'ho ruolo di anche alcuni detto. angeli, angelos, i messaggeri. È il soffio che non è solo insufflato per farci vivere, ma anche in alcuni casi specifici, come quelli dei profeti, è il soffio che apre alla comunicazione con un altro piano di esistenza, la sorgente da cui proveniamo, il mondo divino. E questo è molto interessante alla luce del discorso che stiamo facendo perché innalza il tema di cui stiamo parlando da energia tout court, cioè qualcosa di ancora, sebbene sottile, ma ancora strettamente interfacciato al mondo della materia, a qualcosa che invece attiene alla sfera divina e chiaramente interferisce nella materia, ma muovendola da dentro o trasmettendo dei messaggi o significati. Se leggiamo questo con un esempio, qui dovremmo chiederci, abbiamo presente tutti una forma di una conchiglia, o abbiamo presente tutti la forma di una foglia di un certo albero. Che cos'è che ha organizzato la materia di cui è composta la conchiglia o la materia di cui è composta quella foglia a disporsi in quel modo? La formulo con altri termini. Qual è la misteriosa forza che ha permesso a quella materia di prendere quella forma e non un'altra forma? Da che cosa è guidata la materia quando prende quella forma? Ecco, forse la visione più elevata di energia sottile ha a che fare con questo tema. Cosa guida la materia a prendere quella forma? Questo ci apre tante domande. Per esempio, abbiamo iniziato questo discorso dicendo che noi siamo abituati, secondo me un po' male, a pensare a questa energia della coscienza stessa come un fenomeno prodotto dal cervello. Ma dovremmo chiederci che cos'è che porta il cervello ad avere quella forma e perché in un essere come l'uomo, l'essere umano, il cervello si è sviluppato in quel modo. Che cosa ha guidato la materia ad andare lì anziché altrove e prendere un'altra strada? Cosa viene prima? Il pensiero
o la materia che produce, secondo noi, il pensiero? Ecco, questo rovescia un po' i termini, diciamo, della realtà a cui siamo abituati e forse pone una priorità nel sottile rispetto al mondo della materia. Rovescia un po' il paradigma, viene prima il pensiero che pensa la forma del cervello e poi le cellule che si dispongono in quel modo a formare il cervello in quel modo. Che poi è la grande domanda che pone la terza parola che hai scelto per il titolo, cioè tutto il discorso sul pneuma, a partire da Eraclito per arrivare all'agnosi, cerca di rispondere litigando sulla domanda che hai appena posto. Lo dico. Sì, esattamente. Allora, parlando di pneuma, ci spostiamo al mondo greco, siamo più vicini a noi nello spazio, quantomeno. Questa nozione viene anche qui tradotta con aria. Difatti, i polmoni hanno questo nome perché vengono da pneuma, e l'aria, lo pneumatico, si chiama così, e mi riferisco anche solo banalmente alle gomme delle ruote di un'automobile perché sono piene d'aria. Ora, questo è un termine ovviamente antico e per i presocratici, quindi proprio per i primi filosofi che si occupavano di physis, cioè si occupavano di natura e di indagare la natura, proprio pneuma era l'archè, cioè era il principio originario della vita, impalpabile, effimero, invisibile, ma non del tutto inconoscibile, non qualcosa di cui non si possa in qualche modo avere una forma di esperienza. E questo tema dello pneuma troverà poi una maturità, diciamo, di analisi e di descrizione quando arriviamo agli stoici, in cui diventa l'elemento della continuità percorsa dalle onde. Quindi abbiamo proprio un concetto già pre-scientifico, che però è ancora largamente utilizzato, che è quello delle onde. È un grande campo di energia sottile, appunto, che contiene, trasporta, qui si discute, appunto, si litiga, la vita e con la vita i suoi messaggi, cioè quelle funzioni che si esprimono negli esseri viventi in maniera diversa e che rendono un albero diverso da uno scoiattolo, è diverso da un insetto, diverso da un animale marino, è diverso da un essere umano e chissà quali altri esseri, magari non dotati della stessa corporeità, come quelli che abbiamo citato ora, possono essere costituiti da questa energia e avere delle forme di intelligenza, anche eventualmente, come ci ha insegnato tutto il mondo antico, più evolute della nostra. Questo permea il tutto, permea l'intero cosmo ed è la base di una nozione che la Grecia ha sviluppato affine a quella di pneuma, la nozione di etir, tradotta in italiano con etere, che toglie la parte di spirito, di intelligenza, ma mantiene l'idea di una energia permeante. È la stessa differenza identica che troviamo tra prana in India e akasha, dove akasha, termine che viene tradotto con spazio e ci capitò di citarlo per il quinto chakra, quello della gola, quando abbiamo fatto il nostro video sui chakram, effettivamente akasha sta a prana come etir sta a pneuma. È un accostamento, quindi prendetelo sempre come uno stimolo, diciamo, associativo, simbolico e non con una precisione di letteratura o storica così stringente. Però il concetto di etere, che noi ci siamo trascinati, è stato teorizzato, e dicevo, ci siamo trascinati questo concetto nella nostra fisica fino ai primi decenni del Novecento. La fisica l'ha abbandonato da relativamente molto poco questo concetto di etere. Se pensate che un genio del calibro di Nikola Tesla aveva proprio nella nozione di etere una delle parti più importanti e cospicue delle sue intuizioni e delle sue basi poi di sperimentazione, no? Di lavoro. Ora, bisogna notare che gli gnostici, che tu Laura citavi poco fa, indicavano la parte superiore, quindi diciamo la parte spirituale dell'essere umano come separata e non toccata dal corpo fisico. E questo proprio perché poi abbiamo tutto un grande paradigma
ereditato probabilmente dalla cultura orientale, in cui lo spirito, l'elemento incorporeo, è associato alla verità, la materia o l'elemento corporeo, in quanto transitorio, deperibile, corruttibile, è associato invece alla maya, all'illusione o, nel caso della gnosi, all'esilio o alla prigionia, no? Nel mondo della materia. Ma al di là del fatto che tra ermetismo e gnosticismo vi siano molte differenze proprio nell'interpretazione di che cosa sia la materia, che cosa sia lo spirito e che funzioni abbiano, in realtà questo elemento la Grecia poi lo tenderà a sviluppare molto bene con una nozione che è quella di nous, N-O-U-S, nous, che viene tradotto normalmente con intelletto o intelligenza, ma è una nozione molto complessa e molto articolata. Anassagora diceva che il nous è la ragione divina ordinatrice, qualcosa di simile al concetto di Logos o Spirito Santo, e che questa ragion divina ordina il cosmo perché è il risultato di un movimento vorticoso prodotto proprio da tutto il miscuglio originario a cui Dio ha messo mano, a cui l'intelligenza creatrice ha messo mano per poi plasmare quello che noi chiamiamo realtà. È molto interessante la nozione di nous perché rappresenta, nel mondo greco, in alcuni momenti importanti, rappresenta propriamente l'elemento spirituale. Solo che questo elemento spirituale, di cui noi veniamo dotati, diciamo così, grazie a questa discesa nel campo della coscienza e del corpo, come se fosse un elemento divino o estraneo che ci abita temporaneamente, questa nozione è a tutti gli effetti, in quel momento storico, coincidente con la nozione di ragione. E qui noi impariamo qualcosa di travolgente e sconvolgente rispetto a quello a cui, diciamo, siamo abituati. Perché? E qui andiamo verso la nostra conclusione. Noi siamo abituati a considerare la ragione, la ratio, come diciamo, l'ambiente o l'ambito in cui si sviluppano i pensieri ragionati. Quindi qualcosa che ha a che fare col linguaggio, qualcosa che ha a che fare con la logica, qualcosa che ha a che fare con l'analisi, insomma, con tutte cose che dobbiamo imparare strada facendo. Non sono quelle dell'immaginazione o del pensiero simbolico, detto anche pensiero laterale, di cui invece siamo dotati fin da bambini, la metafora, per esempio, no? Allora, noi impariamo questo e nel corso del tempo ci dotiamo di questa ragione. Oggi, nel mondo in cui viviamo, è largamente diffusa l'idea che la spiritualità e la ragione siano in conflitto e che la persona razionale sia poco spirituale e che la ragione sia un ostacolo allo sviluppo spirituale. E questo non fa il bene della spiritualità, perché purtroppo, sia vista da fuori che alimentata da dentro, il sottinteso è che la spiritualità dovrebbe in qualche modo essere irrazionale o non razionale. Non va bene quest'idea. Non va bene perché l'irrazionalità sta alla razionalità come il caos e il disordine stanno all'ordine. E la spiritualità è una scienza antica, o un insieme di scienze antiche. Vi è molto ordine, anche negli esempi che abbiamo fatto, che sono banali, vi è molto ordine, vi è precisione di definizione, vi è l'uso sapiente della ragione. Allora, non vorrei che si confondesse, e spesso noi lo facciamo, la ragione con la razionalità intesa in senso più arido, magari più freddo, intesa come distacco o frustrazione o addirittura repressione di alcuni sentimenti, di alcune emozioni, di alcuni istinti, di alcune pulsioni. Eppure, signori, la storia della spiritualità ci insegna che proprio gli istinti, le pulsioni, le passioni, le emozioni, i sentimenti vanno posti sotto controllo. I percorsi spirituali e la mistica in generale, dall'alchimia allo yoga, attraversano le tappe della graduale assunzione di controllo su queste componenti della psiche che altrimenti tendono a portarci a spasso i cavalli di Platone, che sono la mente e i sensi, e devono essere imbrigliati affinché l'auriga, no, colui che sta sul carro, diciamo il vero sé, sappia
dirigersi dove vuole e non permetta ai cavalli imbizzarriti di portarlo invece dove vogliono loro, cioè da nessuna parte di solito. Ora, queste sono tutte informazioni su cui dobbiamo riflettere. Sì. Il NUS come componente associata alla capacità di ragionare e all'intelligenza è la componente divina e spirituale. Lo vediamo negli oracoli caldaici, per esempio, un testo del antico, siamo nel secondo secolo, dove emerge in maniera chiara questa eredità greca della componente dell'intelligenza umana come fattore spirituale al servizio. Il pensiero al servizio, non solo il pensiero come ostacolo, come nube da cui liberarsi con delle azioni che rischiano di alimentare l'idea di una spiritualità non razionale o addirittura irrazionale apertamente. Un'ultima considerazione prima di concludere. Noi abbiamo adesso fatto un riassuntino, abbiamo citato alcune delle parole chiave che attraversano i tre mondi, l'Oriente, il Medio Oriente e l'Occidente, giusto per mostrare la trasversalità di questo concetto, ma vedere anche come poi in ogni ambiente culturale si siano date priorità a certi aspetti piuttosto che ad altri. Io ho tenuto poco tempo fa, credo un anno o un anno e mezzo fa, un seminario interamente dedicato all'energia sottile, ai corpi sottili, da Oriente a Occidente. Sono ben 8 lezioni di circa 2 ore l'uno, dove questi argomenti sono stati trattati e anche molti altri nella loro specificità. Quindi io invito anche chi ascolta, se avesse interesse ad approfondire questo argomento, a andare direttamente sul sito di Aretusa, Libreria Esoterica, dove c'è la lista dei miei seminari, e cercare quello sulle energie sottili e corpi sottili, perché è un argomento che chi ci ascolta in questa fase potrebbe decidere di approfondire e anziché leggersi 45 libri, di cui la metà in lingua straniera, può trovare una buona sintesi in quel lavoro accurato che ho tenuto. In ogni caso io ricordo anche, mettetela in descrizione, il mio indirizzo mail, contattatemi pure privatamente sia per consulti privati, lezioni private, sia per attingere alla lista dei miei seminari e dei miei contenuti. È stato un viaggio che ci ha permesso di collegare alcune cose, rendendo merito alla sapienza antica, ma senza restarne prigionieri. Abbiamo visto un aggiornamento dei files, no? Diciamo così, strada facendo. E spero, diciamo, di essere stato chiaro, insomma, fruibile, e Sì, che questo assolutamente. argomento Assolutamente. stimoli. Poi mi Grazie, io trovi spero che questo argomento assolutamente stimoli. d'accordo, Claudio, sulla questione ragione e fede, cioè sostanzialmente San Tommaso aveva ragione, io l'ho sempre pensato su questa cosa qua, per cui hai aperto un file su cui magari adesso vabbè, la nostra oretta sta per finire, entreremo in una maniera più strutturata magari qualche altra volta. Io ti Sì, sì. ringrazio, Selene, vuoi chiudere tu questa Avete bellissimo... Sì. domande o considerazioni, Io visto che abbiamo ancora un tantissime, po' di però ti tengo qua 2 ore. Cioè, Esatto, a casa possiamo devo andare a stare qua lavorare tutto il tutti. pomeriggio. Io ti potrei tenere qua tutto il pomeriggio, guarda, me le Esatto. potrei annotare tutte di quelle che hai No, no, detto. sulla ragione è una cosa che dobbiamo approfondire, Claudio, se avrai voglia, perché io sono Sì. assolutamente, guarda, è un qualcosa che secondo me, in particolare la spiritualità occidentale, intendo dire Ruach, Neoma, ha sempre portato avanti in una maniera anche molto aperta, che a un certo punto non si è capito perché è diventata quasi, forse da quando è arrivato Descartes, come se si fosse appunto sminuendo entrambe, come dire, le idee di sistema. Però questa qui è un tema troppo vasto perché ormai abbiamo passato un'oretta insieme, mi trovo assolutamente Sì, però abbiamo d'accordo. già, se volete, abbiamo già il Certo, titolo della prossima puntata, ci facciamo un Direi di incontro sì. ragione e spirito. mi piacerebbe Bravo, Ragione e bella. tantissimo. spirito. Bellissima questa puntata nuova che faremo, assolutamente. Mi piace molto. Io così concludo con una riflessione, con una domanda, però non per te, Claudio, per tutti. Ma quindi la coscienza sta all'intelligenza quanto l'intelligenza sta alla coscienza? No. Ecco. No, vabbè. Questa,
Questa è una bella riflessione, secondo me, perché poi ognuno può Sì, dare la propria risposta anche in base al contesto spirituale in cui è inserito. E poi ricordiamoci che chiaramente la nostra società del qui e ora tende a demonizzare un pochino quello che è la connessione tra spiritualità e ragione. Quindi, chiaramente, essendo noi inseriti in un certo tipo di contesto sociale, a nostro malgrado, siamo sottoposti anche a questa grande influenza che arriva anche dall'esterno. Quindi magari possiamo concludere con questa riflessione e farla, sì che interiorizzarla e farla nostra. Cosa dici, Claudio? esatto. Sì, direi che ci sono dei livelli di affinamento della stessa materia prima. Quello che si dà come energia vitale in una pianta che vive e che forma la propria forma attraverso un qualche tipo di guida o programma, diventa più affinato e complesso in un essere vivente la cui complessità è magari maggiore e via via noi possiamo andare di complessità in complessità fino a dotare di intelligenza una forma di coscienza che ha delle propaggini, no? Diciamo così, più specifiche, anche perché il concetto stesso di intelligenza è affine a quello di alcune specificità. Molti animali intelligenti hanno sviluppato delle qualità attraverso la loro intelligenza di cui non siamo dotati noi e viceversa, Chiaro. no? Vi è sicuramente un'interazione tra la percezione sensoriale, quindi parliamo del corporeo, quindi proprio i cinque sensi, e il modo in cui i cinque sensi organizzano la realtà percepita dai sensi. Perché è evidente che se un insetto fosse seduto al posto vostro sulla sedia, organizzerebbe i dati in maniera completamente diversa e avrebbe davanti ai propri occhi una realtà completamente diversa. Quindi questo tema va dalla percezione fino all'organizzazione che viene fatta di ciò che viene percepito, fino a diversi livelli di coscienza che sfumano in forme di intelligenza sempre più specifiche. Però è chiaro che questa domanda, diciamo, o riflessione consente una problematizzazione di cosa sia la materia. Cioè, finché io penso che la materia sia una cosa inerte e mossa da fuori, da un'intelligenza esterna, un po' cartesiana, no? Anche come idea, Mhm. la res extensa è la materia, e la res cogitans È il è pensiero. l'elemento pensante, quindi spirituale, che organizza la materia. Allora sono in una sorta di dualismo, diciamo così, che poi autorizza anche il pensiero delle derive gnostiche più estreme. La materia come prigionia, qualcosa da cui liberarsi, Ah eccetera. sì, Mentre certo. invece io potrei anche pensare a una materia dotata in sé di una forma di, portatrice di una forma di intelligenza. Una materia che non ha bisogno di essere mossa o istruita dall'esterno per compiere il suo lavoro attraverso l'energia sottile di organizzazione. Come dire, il ragno che sa fare la ragnatela non ha imparato a farla perché la mamma gli ha insegnato, mamma ragno gli ha insegnato come fare e a ogni errore 8 schiaffoni, uno per ogni zampa. È dotato di quel programma, diciamo così, di quella funzione già in sé. E alcuni degli schemi motori anche in noi sono innati, cioè siamo dotati di questo. Per esempio, non ti insegnano come fare sesso, eppure il movimento corporeo della sessualità, lo schema motorio della sessualità è innato e si vede già anche non troppo tardi, cioè senza Bene. aspettare di essere degli adolescenti. Quindi chiaramente io credo che questi argomenti ci consentano di problematizzare i rapporti tra materia e spirito, tenendo aperti i versanti, sia che quelli che possano porre lo spirito all'interno della materia stessa, sia quelli invece che ci parlano di una componente divina, lontana ed estranea dalla materia, che in qualche modo e attraverso una serie di strumenti arriva a contagiare di spirito la materia stessa e quindi a muoverla e guidarla. Grazie mille Claudio. Allora, noi di nuovo Grazie. qui, chiaramente si aprono almeno 4-5 puntate, però per intanto io ti ringrazio Claudio e vi salutiamo tutti. Ciao a tutti, Grazie ciao. Claudio, grazie Endo, Laura, grazie grazie a amici. tutti, ciao.